Ciao a tutti e benvenuti su Fiore di Ciliegio. Oggi parliamo di un'opera che mi avete richiesto voi e si tratta di Matteo e Enrico l'integrale, graphic novel italiana scritta da Massimiliano De Giovanni e Andrea Accardi, edita K, al prezzo di 16 euro. È un'opera di qualche anno fa, ma è ancora reperibile. E poi parliamo anche del suo seguito, più o meno. Le semplici cose. Questo è edito Feltrinelli Comics, gli autori sono sempre loro e viene 16 euro anche in questo caso, ma sono edizioni completamente diverse che poi vi mostrerò per bene. Premetto che i personaggi di Matteo e Enrico dovrebbero essere nati in altre opere, in un'altra opera, ma non sono molto informata a riguardo. Io non l'ho letta, li ho conosciuti in questa, dove effettivamente si conoscono, quindi penso sia adatta comunque, se anche voi come me non conoscete le opere uscite prima su questi personaggi. Inoltre potreste trovare la versione Matteo ed Enrico senza scritto l'integrale e quindi dovrebbero essere i singoli volumi che poi compongono questo. Perciò se trovate quelli, io non vi so dire quanto sono reperibili, insomma, gli altri per avere l'opera intera. Non ne ho veramente idea. Ho preso questa che è l'integrale, che contiene già tutto, che è di conseguenza quella che vi consiglio perché è molto comoda. Anche come prezzo non saprei se con l'altra andate a risparmiare, ma essendo più volumi non credo. Con queste premesse partiamo subito a parlare prima di questa, poi facciamo una parentesi per il suo seguito. La storia è ambientata a Bologna nel 1998, quindi ci dà uno scorcio sull'Italia di quegli anni ed è un'opera che vi consiglio se cercate delle letture a tema LGBT, appunto perché abbiamo questo aspetto. Ma non solo, infatti io preferisco dire che questa graphic novel parla di un gruppo di amici piuttosto che della coppia. La storia si apre con Enrico, un ragazzo gay che sta frequentando un altro ragazzo, Fabio, che è impegnato nel panorama, insomma, dei diritti, comunque è molto interessato alla questione, mentre Enrico pensa più a se stesso, alla sua quotidianità e alle sue mostre di fotografia. Quindi gli interessa poco, insomma, partecipare alle lotte per i diritti e quant'altro. Non si espone, a differenza del suo ragazzo che appunto è più impegnato in questo campo. Anche se stanno insieme, i due non vanno poi così tanto d'accordo. Il feeling si è perso col tempo e quindi un po' sull'impulso del momento il nostro protagonista Enrico lascia Fabio. Tra l'altro in un periodo in cui vengono fatti questi attacchi all'interno delle case di personaggi che loro conoscono, che sono gay e vengono esposti al pubblico. Un periodo in cui Enrico è impegnato in una mostra di fotografie, insomma succedono tutte queste cose insieme, in più lui decide di lasciare il suo ragazzo. Queste sono proprio le situazioni iniziali. E mentre sta tornando a casa incontra Matteo. Matteo gli dà un passaggio in auto, fanno subito amicizia, iniziano a vedersi spesso, a entrare anche in intimità come se si conoscessero da diversi anni e presto Enrico si trova ad entrare nel gruppo di amici di Matteo. Però appunto il nostro protagonista è gay, si capisce subito che c'è un interesse nei confronti dell'altro ragazzo che però è fidanzato con una ragazza o comunque c'è un interesse nei suoi confronti. Adesso non ricordo precisamente, l'ho letta diverso tempo fa. Da questo momento in poi seguiamo le vicende dell'intero gruppo, chi più chi meno, anche perché li vediamo andare a convivere o comunque a vivere vicini gli uni agli altri e perciò sono sempre insieme o comunque seguiamo quello che succede a tutti. Principalmente sono Enrico, Matteo e Veronica, questa ragazza, ma c'è anche un'altra ragazza che è sempre con loro, resta un po' più un personaggio di sfondo, soprattutto in una certa scena in cui ognuno va in coppia per i fatti suoi e lei resta lì da sola così. E non lo so, era una scena muta ma che mi ha lasciato molto. Fatto sta che questo è il nostro gruppetto e vediamo in base a quello che fanno le varie dinamiche che intercorrono tra i personaggi interni al gruppo ed esterni che si uniscono o comunque che hanno a che fare con loro nella quotidianità. Fatto sta che nel corso delle vicende notiamo proprio questo interesse di Enrico nei confronti di Matteo, questa tensione che sembra esserci tra i due, questa gelosia anche se non stanno insieme, anche se Matteo
ha una ragazza. Tutti elementi che ci danno un po' la speranza che effettivamente si formi la coppia, ma che non ci rendono chiaro come potrebbe accadere, perché la situazione è un po' ferma con Matteo che ha la sua ragazza, con Enrico che cerca qualcun altro perché comunque sa che l'amico è etero. Insomma, seguiamo le vicende del gruppo senza sapere cosa effettivamente potrebbe accadere. Poi ritorna anche il tema di questi attacchi, tra virgolette, che vi dicevo prima, che andavano nelle case di persone gay e esponevano la loro omosessualità agli altri. Insomma, anche questa cosa ritorna e si capisce un po' di più cosa c'era dietro, che forse è l'unica cosa un po' più interessante di tutte queste vicende. Per il resto comunque è bella, è interessante, seguiamo appunto tutte le meccaniche di questo gruppo abbastanza imprevedibile e poi effettivamente qualcosa succede, ma non ho tanto apprezzato proprio tutto, soprattutto questo aspetto, soprattutto come hanno gestito il finale. Insomma, noi seguiamo le vicende che si svolgono all'interno di questo volume e fino a un certo punto sembra che non andranno le cose come sperato. Poi diciamo che in uno schiocco di dita cambia tutto, non viene approfondito e finisce. Quindi l'unica cosa che avrei un po' modificato, che avrei preferito, sarebbe stato un finale un po' più ampio, un po' più incentrato sulla coppia, che ci facesse capire più cose, che ci desse più risposte e che fosse più completo. Per il resto, a me è piaciuto molto seguire appunto tutte queste vicende con le meccaniche di questo gruppo, però col fatto che ci fanno sentire questa tensione per tutto il tempo. Poi si perde, nel senso che all'improvviso abbiamo una risoluzione, tra virgolette, ma che non è approfondita più di tanto. E per me è un peccato. Probabilmente l'intenzione non era quella di narrare la storia di una coppia, ma dell'Italia di questi anni, di questo gruppo di amici e tutto il resto. Però effettivamente, avendo messo molto in luce loro e i loro sentimenti, soprattutto i sentimenti di Enrico, avrei preferito invece di una risoluzione così sbrigativa qualcosa di più approfondito. Poi abbiamo anche un capitolo extra alla fine che è ambientato poco tempo dopo la conclusione, una conclusione che lascia un po' perplessi, ma questo capitolo ci dà conferma che effettivamente qualcosa è successo, solo che anche qui non è chiaro, non è che va a completare chissà cosa. Comunque è una lettura molto molto piacevole. Alla fine abbiamo anche un sacco di sketch di personaggi, della città. Insomma, è proprio un bel volume, però magari non aspettatevi questo grande focus sulla coppia, sulla storia d'amore tra questi due ragazzi, perché non è assolutamente così, non è tanto una cosa romantica quanto un viaggio, un viaggio nella quotidianità, nei sentimenti di questi ragazzi e dei loro amici. E poi abbiamo Le semplici cose. Vi dicevo che è il seguito e tecnicamente lo è, però le due opere non sono necessariamente da leggere una dopo l'altra, piuttosto che da leggere per forza. Se cercate i temi che trovate qua dentro o cercate soltanto questi temi, potete anche leggerle come opere a sé stanti. Anche perché come temi sono completamente diversi. Se decideste di leggere Le semplici cose, senza recuperare Matteo e Enrico, troverete magari sì i temi che cercate, che adesso tra poco vi dirò, però mancano tutti i retroscena che appunto si scoprono invece in questo volume. Quindi sì, forse per completezza, se volete leggere questo è meglio leggerli entrambi, però non è necessario. Le semplici cose è ambientato nel 2019, quindi abbiamo veramente un bello stacco a livello temporale. Segue anche qui Matteo e Enrico e questa volta si sentono molto di più le tematiche LGBT, ma non solo, forse perché sono adulti, hanno dei piani per la loro vita e effettivamente sono diventati una coppia, ma con loro ci sono ancora i soliti amici di un tempo, quindi ritroviamo gli stessi personaggi. Come potete capire dalla copertina, c'è l'intenzione di avere un figlio, questo desiderio condiviso da entrambi di mettere su famiglia, un desiderio che però incontrerà molti pregiudizi anche da parte di chi non ci aspetteremmo. Inoltre vediamo anche la famiglia di Matteo che già si vedeva
in Matteo e Enrico l'integrale, però appunto passati gli anni e con questa nuova situazione. Enrico e Matteo devono scontrarsi con il pregiudizio di chi li circonda, di chi li ama e accetta l'omosessualità, ma non ciò che questa comporta. Alle difficoltà del mondo fuori di loro si somma all'improvviso un ostacolo più grande da sconfiggere, che finisce per mettere tutto in discussione: la ricerca di un figlio, il loro rapporto, i progetti di una vita. La storia è narrata in 4 momenti divisi in base ai colori utilizzati e le vicende non si susseguono in ordine temporale, nel senso che appunto il volume si apre dicendoci marzo 2019, ma questo non è il punto iniziale della storia, perché questi momenti, divisi appunto in base al colore, non sono in ordine ma si alternano l'uno con l'altro. Rispetto a Matteo e Enrico, l'integrale, questa è un'opera molto più intensa. Se cercate questi temi, ok, ma se cercate una cosa da leggere con leggerezza, non è l'opera adatta, anzi, se siete tristi per motivi vostri, questo è il colpo di grazia, quindi non è assolutamente necessario leggerla e non sono qui a consigliarvela necessariamente, proprio perché è molto forte, riesce a coinvolgere per forza e quindi se non state cercando una lettura con un contenuto anche triste, non ve la consiglio perché è appunto molto intenso. Quindi avrete capito che si tratta di 2 opere sì sugli stessi personaggi, ma completamente diverse sotto tutti i punti di vista. Se cercate una cosa leggera, va benissimo questa; se cercate una cosa molto più intensa, molto concentrata su certe tematiche, allora questa. Se volete un'idea completa più o meno della storia di questi personaggi, leggetele entrambe come ho fatto io. Però alla fine del viaggio non vi ritroverete ad aver fatto quella lettura gioiosa che vi svolta la giornata. Bene, io non so se ho detto troppo, se ho detto troppo poco, ma direi che mi fermo qui perché il resto, nel caso, lo lascio scoprire a voi, ma per quanto molto bella, molto intensa, molto ben fatta sotto tanti punti di vista, in generale comunque le 2 opere insieme, sto considerando, non è una lettura imperdibile. Ve la consiglio giusto se cercate questi temi. Matteo e Enrico, l'integrale, è appunto molto leggera, molto non semplice, però è abbastanza spensierata, malgrado tutte le situazioni che vediamo. Insomma, è molto leggera, mentre le semplici cose è molto pesante, molto più concentrata sulla coppia, su temi interessanti, però è un'opera che colpisce per forza e lascia anche abbastanza devastati. Detto questo, io vi invito a fare le solite cose, quindi mettere mi piace, commentare questo video per farmi sapere se vi ho incuriositi, se avete letto anche voi queste opere, cosa ne pensate, condividere il video per farle conoscere anche ai vostri amici e iscrivervi che siete i benvenuti su Fiori di Ciliegio. Io vi saluto e se vi va ci vediamo sempre qui con il prossimo video.